Aggiornamento di Sheldani per la gerarchia spirituale e la Federazione Galattica. 4 gennaio 2011. Sela Matjarin. Eccoci nuovamente con alcune cose molto interessanti da dirvi, all'inizio di questo nuovo anno gregoriano. Quello che vi circonda è un mondo logoro, ormai compromesso e che ha raggiunto il punto di non ritorno. L'occultamento di questi fatti è opera di un gruppo di abili manipolatori, che operano a vari livelli nei principali media di informazione. Stanno mentendovi spudoratamente, dichiarando che le vostre economie sono in ripresa e la crisi vicina ad una soluzione. In realtà, una larga convergenza di fattori, come l'enorme debito sommerso a livello globale, sta portando al crollo del vostro sistema finanziario mondiale. Mentre osserviamo la gravità di questo scenario, che si sta presentando, prendiamo atto di quanto siano realmente insensibili i canali di informazione. Un crollo simile attende i vari governi che, lungi dall'aiutare la loro gente, stanno da tempo appoggiando alacremente le attività, palesemente corrotte, perseguite dalla Cabala oscura. Tutte queste diverse sfaccettature della realtà del vostro mondo rappresentano dei vecchi concetti ormai superati. I nostri alleati di terra sono pronti per il colpo finale, che farà finalmente crollare questo immenso castello di carte. Mentre ci attendiamo da un momento all'altro la conclusione di quello che è stato un lungo ed estenuante dramma, continuiamo ad aggiornare i nostri alleati di terra, incontrandoci regolarmente per delineare gli ultimi dettagli. Vista la nostra posizione privilegiata in questa particolare situazione, siamo l'unica variabile che la Cabala oscura teme profondamente. Noi possediamo i mezzi e le tecnologie per confrontarci con successo in ogni occasione, e questo alimenta in loro il panico crescente. Al momento opportuno sfrutteremo questa leva per sostenere la causa dei nostri alleati di terra. Siamo pienamente consapevoli che sia arrivato per noi il momento per andare oltre il nostro contenimento degli oscuri, per giungere al punto in cui i nostri alleati di terra siano saldamente proiettati verso la meritata vittoria su questa Cabala. Questi momenti determinanti sono a portata di mano, e abbiamo ora bisogno di far crescere la pressione, che darà l'accelerazione finale. A tal fine abbiamo assegnato ad alcune nuove squadre di collegamento il compito di completare le consegne, indirizzando gli altri gruppi nell'assistere e nel contribuire alla preparazione dei governi di transizione, che prenderanno le redini del potere. Queste operazioni stanno procedendo rapidamente. Stiamo inoltre riposizionando alcune delle nostre più importanti navi di comando in un'orbita più vicina alla Terra. Gli ultimi mesi hanno evidenziato un incremento quantitativo dei mezzi che il governo segreto sta utilizzando per attaccarci. In un primo momento decidemmo di ignorare questi sciocchi tentativi di disturbo, allontanando le nostre navi, che erano avvicinate da questi velivoli tecnologicamente avanzati. Abbiamo adottato questa strategia di disimpegno per dimostrare che queste buffonate per noi non costituivano un problema. Tuttavia, le loro incursioni in aumento, che hanno recentemente incluso i convenzionali aerei militari da combattimento, hanno cominciato ad interferire con le nostre missioni scientifiche giornaliere. Abbiamo pertanto assegnato ad un contingente delle nostre forze di difesa il compito di neutralizzare i velivoli del governo segreto, e di ripristinare temporaneamente una procedura molto sofisticata, necessaria per garantire l'occultamento di tutti i mezzi interessati. Questa procedura ha notevolmente diminuito la quantità delle interferenze riscontrate. Come potete vedere, i cabalisti oscuri continuano a provocare, e la crescente aggressività dimostra chiaramente la loro intransigenza irragionevole. La nostra recente opera di neutralizzazione della loro strategia di aggressione ha portato a nuovi negoziati, ritenuti da loro inaccettabili. La Cabala oscura è ancora convinta di essere l'unico gruppo adatto a governare il vostro mondo. È costantemente impegnata nel darci prova di quanto sia inopportuno mettere in discussione il loro potere. Questo potere trova le sue radici in un'epoca che va oltre la storia che conoscete, e la sola idea di dover smantellare un tale patrimonio, venerabile ed antico, risuona per loro come pura arroganza.
Noi abbiamo risposto a questo dogma ricordando che diversi metodi utilizzati per controllare l'umanità furono condannati dagli Anunnaki, prima che il gruppo attuale fosse messo al potere. Abbiamo soprattutto evidenziato che questa volta non è più una questione di controllo e di manipolazione, ma riguarda la libertà, la sovranità e l'abbondanza. Questo fa di loro dei dinosauri, che stanno per estinguersi di fronte alla nuova realtà in arrivo, e comprensibilmente questa analogia li sconvolge. Il solo pensare che ciò che rappresentano non è più adeguato, getta loro nella più profonda trepidazione e disperazione. È ora giunto il momento del cambiamento, che era stato divinamente decretato. Questo importante periodo della vostra storia riguarderà l'enorme avanzamento, che è stato molto ritardato dall'intransigenza della Kabbalah. Nella normale evoluzione, un mondo avanza a passi da gigante dopo aver scoperto l'elettricità e il magnetismo, e l'eccitazione porta la sua società globale ad una competizione amichevole, nella quale un gruppo o una nazione è orgogliosa di ottenere un vantaggio temporaneo. Nel vostro caso, gli Anunnaki e i loro tirapiedi di terra interruppero questa naturale evoluzione, con l'obiettivo di monopolizzare e controllare queste nuove tecnologie. Questo è il motivo per cui la vostra società ha progredito con l'equivalente di un solo secolo, nel corso degli ultimi 2. Avete un grande ritardo da recuperare, e i vostri nuovi governi di transizione si impegneranno a farvi avanzare molto rapidamente. Per agevolare questo processo abbiamo intenzione di utilizzare la nostra tecnologia per accelerarne i progressi, consentendovi di accedere ad interessanti e nuove percezioni, nella consapevolezza spirituale e nella realtà scientifica. Adattandovi rapidamente a questo nuovo ambiente potrete imparare molte più cose, per meglio comprendere il funzionamento della vostra realtà. Si procederà estendendo l'argomento, aiutandovi a comprendere il mondo che noi occupiamo, che è il mondo in cui state per essere rapidamente trasferiti. Il vostro ritorno alla piena consapevolezza sarà solo l'inizio di tante avventure. Consideriamo quello che facciamo come uno sforzo gioioso per aiutare molte anime affini, nella realizzazione del loro pieno potenziale. Fare questo è per noi fonte di amore, così come la gioia, che porta a tutte le persone coinvolte, è il piacere più appagante. La nostra missione consiste nell'aiutare gli altri a raggiungere la felicità, e a portare altri esseri pienamente consapevoli nella Federazione Galattica di Luce. Siamo, dopotutto, una alleanza di esseri di luce, che operano applicando i decreti del cielo per trasformare questa galassia in un grande luogo di luce. Il vostro mondo vi ha visto in bilico tra la luce e gli oscuri fin dall'inizio del vostro XIX secolo. Le 2 guerre mondiali sono state un ottimo esempio di come gli Anunnaki e loro seguaci hanno utilizzato le calamità per muoversi lungo una determinata linea temporale. Questa linea temporale è ovviamente servita alle loro credenze e ai loro obiettivi, e prevedeva di portarvi al punto in cui gli oscuri intendevano andare contro i decreti divini del cielo, che furono enunciati 13.000 anni fa. Il cielo, per contrastare questi obiettivi oscuri, aveva pianificato una nostra missione di primo contatto, ma la situazione cambiò drasticamente a metà degli anni 1990 con l'annuncio di Ankara ai Signori Oscuri, che costrinse gli Anunnaki ad abbandonare i loro piani per dominare la Terra, e a schierarsi con la luce. I loro seguaci studiarono quindi una nuova strategia per completare il loro piano per la Terra. Questi cambiamenti alterarono in qualche modo l'intento originale della nostra missione di primo contatto. Questo intento prevedeva di cambiare immensamente la vostra realtà per come la conoscete, attraverso un primo intervento dei nostri alleati di terra. Se osservate il vostro mondo, potrete chiaramente vedere come esso sia impostato per essere un luogo di angoscia, pieno di frustrazioni e di tante delusioni, con una maggioranza che vive di speranze, e il successo riservato a pochi eletti. Questo è in contrasto con la visione, che ha il cielo di un luogo sacro, dove tutti possano raggiungere il loro pieno potenziale in una terra di gioia e di abbondanza. Per fare questo, i nostri alleati di terra sapevano che il mondo aveva bisogno di un restauro totale.
Questo nuovo regno, dove potrete tornare alla piena consapevolezza e costruire una società veramente paradisiaca, può sembrare al momento una mera illusione. In verità, il vostro mondo possiede i mezzi per manifestare tutto questo, e molto altro. Oggi abbiamo parlato degli sviluppi di quanto sta accadendo nel vostro mondo. Siate pronti per il grande cambiamento di Gaia. Si aprirà a voi il regno della terra cava e vivrete la gioia della piena consapevolezza. Tutto questo porterà al vostro ricongiungimento, per formare la vostra nuova nazione stellare. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayum. Selamatia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero. Costanza 2003.